Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Sono in tenuta da lavoro, spero che questo microfono non faccia degli scherzi perché vedo le lancette che si muovono in maniera anomala. Oggi metterò sul banco un Technis che ha diversi problemi e che vi spiegherò nel corso, diciamo, della visione del video, della riparazione del video. C'ha un sacco di potenziometri come al solito incasinati, commutatori che non commutano e va risolto, diciamo, questo problema qui e va rimesso che funzioni, ovviamente, che farò questo lavoro qui insieme a voi. Sarò breve, continuate a vedere questo video, vedete anche questa volta cosa combino per voi. Allora, c'è questo amplificatore sul banco, è un Technis che dà un sacco, diciamo, di problemi, specialmente come falsi contatti, come commutatori che non funzionano. Poi sembra che sia indemoniato praticamente, che anche quando è tutto spento, siccome questi sono amplificatori col telecomando, cosa pessima, non questo in particolare, cosa pessima, i telecomandi sugli amplificatori, uno deve alzare il sedere dal divano, va lì e l'accende. Comunque sembra che parta da sé ogni tanto, che sia già stato anche guardato, ma che non sia stato, voglio dire, risolto, perché non l'ha fatto mai al tecnico che l'ha guardato prima, infatti non lo sta facendo neanche a me. Poi fa dei rumori strani. Ora intanto vi faccio vedere i problemi che c'ha, diciamo, di falsi contatti. Vi inquadro l'oscilloscopio e si guarda quello, poi si apre insieme. Allora, vi sto inquadrando l'oscilloscopio, alzo un attimino il volume e se sentite si sente anche dal tono, diciamo, che varia, però ora lo stacco perché ci dà noia. Se vedete come alzo il volume praticamente balla. Poi guardate sempre, vedete vedete, ecco che lavorino fa, qui c'è il problema del volume. Poi abbiamo questo potenziometro qui che è quello del bilanciamento, che a un certo punto anche lui ballonzola, poi quando arriva a un certo punto proprio stacca completamente di punto in bianco. Vedete, da così che va guardato un attimino cosa può essere. Da questa parte anche qua, prima di arrivare in fondo, stacca, sicché. E se guardate questo commutatore qui, che sarebbe quello dei toni, se io basta che lo sfiori, ora sembra che, vediamo un po', vedete? Basta che lo sfiori e anche la seconda traccia, se vedete, è più alta, è più bassa, se io lo muovo anche col ditino così senza premerlo. E anche questo va smontato ovviamente e va pulito. Lo apro e si guarda insieme che succede. Allora, ho svitato le viti, non vi faccio vedere che l'ho svitato, lo tolgo. Tra parentesi, vedete questo qui che si muove così, non si dovrebbe muovere così, probabilmente se lo giro manca delle viti sotto. Comunque, cosa bisogna fare intanto a questo amplificatore qui? Allora, prima di tutto stacco la spina, poi come vedete è un amplificatore con i due integratoni, spesso questi qui della Technis sono in questa maniera qui. La cosa veramente oscena degli amplificatori col telecomando, per me, poi chiaramente, è che sono pieni di relè. Guardate, qui ce n'è due, qua altri due e qua altri 4 relè, sicché più roba c'è e più ovviamente si rischia di guastare. Comunque, poi c'è il potenziometro del volume motorizzato, che se si rompe basta spararsi. Eccolo qua, qui c'è il motore qui dentro. E poi vi faccio vedere un'altra cosa. Questi amplificatori qui della Technis sono tutti con queste, diciamo, non morsettiere, queste
questi agganci a baionetta, ora non mi viene la parola perché la volevo dire troppo presto, insomma, e ce n'è degli altri. Anche qua sono pieni da tutte le parti, vanno guardati. Comunque, un'altra cosa che va fatta, già che ci sono, a parte un po' di pulizia, ma quello sono bischerate, devo smontarlo completamente tutto comunque, perché spesso questi amplificatori qui, specialmente dalla parte degli integratoni o dove ci sono le contattiere, come le chiamano, so che mi viene da ridere, dove ci sono insomma i morsetti lì a innesto, mi viene la parola, è proprio rintronato, accidenti alla mia età, vabbè, dove ci sono queste, sotto specialmente in certi punti alle volte si codolano le saldature, che bisogna proprio smontarla completamente, guardarlo, perché se no si rischia di fare un lavoro a metà. Io comincio a smontarlo e vi faccio vedere mano a mano come vado avanti. Allora, ho guardato sotto, le viti non c'erano, infatti se io lo sposto in avanti tutto il frontale viene via, perché non sono state rimontate le vitine, si vede una dimenticanza di chi l'ha guardato. Ecco fatto. Invece ci sono delle vitine che lo vanno a bloccare qui, vedete anche, vediamo un po', io non la vedo, comunque dalla telecamera è anche più chiara, una qui e una qua in fondo, eccolo qui, ora siamo davanti, e sicché in questa maniera qui poi rimane bloccato. E comunque ora questo lo metto da una parte, smonto il telaio e poi questo qui va smontato tutto, ci divertiamo insieme. Allora vi faccio vedere una cosa, tutti questi agganci qui li vedevo che si muovevano, sono tutti massacrati praticamente, nel senso che se ci fate caso non sono solo storti, ma qua nel mezzo manca roba. Se vi faccio vedere c'entra un cacciavite, invece dovrebbe esserci la plastica. Vabbè, quando stanno fermi dopo vedete qui c'entra il cacciavite dentro, invece qui c'è la parte in plastica che le tiene ferme. Anche di qua ve ne faccio vedere un altro che si vede bene, come vedete qua in fondo, vedete non è, la plastica non continua ma è rotto, insomma è una bella scocciatura. Comunque ora smonterò tutto quello che posso smontare, lo giro e guardo come è messo sotto. Tolgo il pannello posteriore, anche questo è venuto via, e proseguo. Qualche vite l'ho smontata e ora passiamo a tirar fuori il telaio. Per tirar fuori la scheda dal telaio bisogna tirarla verso dietro e poi sollevarla, e alle volte è anche piuttosto noiosa. Vediamo se vi passo davanti. Ecco qua. Ecco qua, ora la guardiamo insieme. Anche se con la videocamera non si vedono, comunque rifarò le saldature degli integratoni, perché ce n'è qualcuna che è rovinata, ovviamente le faccio tutte. Poi anche diciamo degli agganci, praticamente dei connettori, le rifaccio perché ce n'è qualcuna che è in cattivo stato. E vediamo un po' dov'è il cacciavite. Qua, questa zona qui, se vedete è leggermente più scura, ci sono delle resistenze sopra, e qui c'è qualche saldatura, si dice codolata in gergo, comunque c'è delle saldature che si vede che se ne stanno andando, sì che anche quelle le rifaccio. Gli integrati l'ho già saldati, ora saldo qualche altra cosa che vedo che non mi piace, perché poi riaprirlo insomma non sarebbe il caso. Questo fra parentesi è anche lungo, dopo lo taglio, non tocca ma è vicino.
Cambiamo zona. A grandi linee mi sembra di aver individuato tutte quelle un po' stupidine di saldature. Comunque ora guardo da me, ne ridò eventualmente 2 puntini, poi possiamo smontare il frontale dell'apparecchio. Togliamo le manopole, che spesso queste manopole qui, che sono specialmente queste qui tonde, anzi tonde, queste qui sono fatte a fuso praticamente, non vengono via, ci vuole di, vedete come sono fatte, praticamente sono coniche e sicché non vengono via perché scivola il dito. È l'intelligenza di chi ha fatto le manopole. Allora smontiamo e viti di sotto dopo da togliere, e lo disassemblo tutto. E ora ho rimosso dall'altra parte ovviamente le viti dei potenziometri. Ora c'è da levare tutte queste viti qui per disassemblare la scheda praticamente dal frontale. Non vi sto a far vedere che levo una vite una per una perché sarà anche divertente, ma credo che vi annoiate. Allora, qui vedete c'erano i 2 condensatori elettrolitici che ho smontato. Gli altri condensatori elettrolitici li ho già provati tutti col misuratore di ESR, che come vi ricordo c'è un video apposta che ne parla. Se qualcuno lo volesse fare, c'è un video, praticamente c'è il progetto completo. Allora, comunque ho smontato questi 2 condensatori incollati fortemente, non capisco dove pensano che vadino se uno non lo incolla. Comunque buon per loro, in tutti gli amplificatori lo incollano. Questa colla era abbastanza tenace, se mi permettete diciamo un detto toscano, a loro li fischiavano le orecchie sicuramente, ma io mi sono chiesto se si incollavano la propria mamma, se non era meglio, perché questa basetta di bachelite è veramente fragile, e sicché bisogna sudare 7 camicie per toglierla senza romperla, perché qualcuno l'ha anche rotta. Io no, fortunatamente, perché ci sto attento, ma mi sono capitati con le basette rotte di qualcuno che aveva provato anzi a smontare il condensatore in maniera vulgaris, diciamo. Comunque ecco, se si incollava la sua mamma era meglio e faticavo meno. Allora li proviamo. Qui c'è un ponte economico ma funzionante, vi metto i dati in descrizione se qualcuno gli interessa prenderselo con lo sconto come al solito. Allora ne misuriamo uno alla volta. L'ho già scaricati, ovviamente vanno scaricati prima, ve lo ricordo sempre. E diciamo che orientativamente, considerando le tolleranze, sono condensatori da 8200 e direi che più o meno ci siamo. L'ESR è molto basso e la capacità c'è, anche perché sono condensatori buoni. È difficile che condensatori buoni ci lasciano a piedi. È più facile come qualcuno che li cambia e ci monta delle porcherie, anche questo è buono. Più facile che qualcuno ci monta delle porcherie di quelli moderni, è più facile che quello fra qualche anno lo lascia a piedi. Comunque vabbè, li rimonto e poi dopo fisso la scheda a modino. Ho dato anche una pulita ovviamente a tutte le boccoline, come faccio sempre, come vi ho fatto vedere delle altre volte, e in maniera che quando lo rimonto come si dice, come diceva quello, non mi ricordo, Eddie, quello dei meccanici, quando ce l'ho montato, ora è bello lucente. Qui la stessa cosa. Adesso saldo i condensatori e poi dopo ripuliamo le piste dove abbiamo saldato, come vi ho sempre, diciamo, insegnato. Vi conviene saldare un componente alla volta, perché alle volte se si va a saldare subito dall'altra parte ci sta che vi caschi. Io l'avevo appuntato leggermente, ma se si salda prima da una parte e subito dopo dall'altra, magari vi si stacca la saldatura anche dove era appuntato e va giù. Invece in questa maniera siamo sicuri che stanno lì.
ci avevo appoggiato un pochino di stagno perché ovviamente non mi cascassero quando le rovesciavo. Poi un pochino di alcol isopropilico, questa torna molto comodo per cosare, per prendere l'alcol isopropilico. Si pulisce, mi sono spariti, eccoli qua, si pulisce dove abbiamo saldato e si cerca di riportarlo sul pulito sia per uno che per l'altro. Ecco qua, così sono belle pulite. Se usate una cosina così, quando avete finito ci la pulite, perché poi dopo vi diventa tutta gialla perché ci rimane la colofonia, sicché così è sempre bella pulita, che le cose sporche non si possano vedere. Allora passiamo a rimontare la parte inferiore dell'apparecchio e poi passeremo alle altre schede. Allora, per rimontarla ovviamente si fa l'opposto che per smontarla. Ecco fatto, ora lo giro. Quando lo rimontate assicuratevi che i dissipatori, come vedete qui c'è una fessura, che quando lo rimontate questa linguetta va a finire dentro la fessura, e qua sotto, se vedete, c'è un'altra linguetta e questo ci deve andare sotto. Non fate come qualcuno che ce l'appoggia sopra e poi non sta chiuso bene. A quel punto lì, quando l'avete fatto, mettete una vite subito di fermo, in maniera che qui è, diciamo, fermo e non si muove più. Mi è capitato di trovare, ora lo posso, vediamo se riesco, mi è capitato di trovare questa qui completamente fuori, e invece di mettere il supporto qui sotto questa linguettina, qualcuno l'aveva appoggiato sopra e poi aveva strinto lo stesso la vite. Ovviamente neanche a dirlo, sta socquadrato in quella maniera lì. La stessa cosa ovviamente dall'altra parte. C'è sempre anche qui la fessura, ora vi faccio vedere, questa qui, e ci scorre dentro. E ora mettiamo le altre viti. Le viti che fissano il circuito stampato al telaio sono più lunghe di quelle normali, sicché ci va messe queste, perché ovviamente se mettete delle altre sono troppo corte e non avvitano nel supporto metallico. Ovviamente sul circuito stampato, come vedete, qui c'è il segno di una vite, sono segnati dove ci vanno queste viti qui. Le abboccate, come dico sempre, se vedete lo lascio lente, le mettete tutte e le stringete solamente in fondo. Ecco, a questo punto anche il circuito stampato è fissato al telaio e rimontiamo il dietro, rimontiamo io e voi, lo sapete perché io qui sono solo. Questo è il pannello posteriore dell'amplificatore. Per frontali o anche posteriori, insomma per parti che non sono molto sporche dell'amplificatore, potete usare, che torna molto bene, una schiuma detergente che torna bene, igienizza anche. Ci sono le schiume, di solito sono igienizzanti anche, e si rimuove facilmente e pulisce, sgrassa senza rovinare nulla, perché ho detto già altre volte, per le cose parecchio sporche si può usare uno sgrassante, diciamo tipo Chanticleer e roba del genere, però ovviamente bisogna stare attenti, perché potrebbe portare via le scritte o fare dei danni, che va usato con parsimonia, mentre invece la schiuma così non dà nessun problema, deterge e pulisce. Ora rimonto
il posteriore dell'amplificatore, c'ha due incastri praticamente, e poi vanno messe tutte queste belle viti, ce n'è un mucchio. Ora prendo la scatolina e le montiamo insieme. Come vedete, le vitine da smontare e da rimontare sono tutte segnate con una freccia, quelle del posteriore, sicché diciamo uno non si può nemmeno sbagliare. Ecco fatto, era l'ultima vite. Anche il frontale non è molto sporco, lo posso pulire con la schiuma, però vedete qui ovviamente in questi punti qui la polvere, anche se il resto è pulito, sotto la manopola ci si è accumulata, e ora con la schiuma la puliamo bene. Ora la passerò con un panno asciutto, e ovviamente nei punti che ci si arriva male si può usare anche un pennellino che insieme con la schiuma toglie tutto, diciamo, lo sporco che è nei punti difficili. Ora prendo uno straccio asciutto e lo pulisco, un pezzo di carta, uso carta tipo Scottex per intendersi, e lo pulisco tutto, l'asciugo anzi. Allora, queste sono le schede che c'era questo commutatore che funzionava male, sicché l'ho smontato dalla scheda, l'ho lavato nelle ultrasuoni, poi gli ho dato il solito spray protettivo, il solito spray per elettronica. Stessa cosa, ho pulito i potenziometri. Questo era il potenziometro del volume motorizzato, qui dietro c'è il motorino. Questo è il potenziometro, anche quello l'ho pulito con lo spray apposito, e sicché praticamente ora dovrebbe essere a posto. Ora vi faccio vedere che spray utilizzo. Allora, sono carissimi, però effettivamente funzionano bene. Sono spray americani che diciamo è anche un po' un problema averle, comunque le fanno, si trovano, comunque costano cari. Questo è per i contatti e funziona veramente molto bene, e per i potenziometri uso questi. Ovviamente ce n'è di altri tipi volendo, anche italiani. Comunque io uso questi, mi sono trovato bene, e specialmente per i potenziometri questi qui funzionano molto bene. Quando rimontate le schede state attenti a metterle sia per il verso giusto, e poi a metterle che non rimangano socquadrate, se no quando poi si va a premere i tasti ovviamente non fanno contatto, e cioè avete da rismontare tutto un'altra volta. Allora, vedete qui c'è una sede, e ovviamente la basettina ci deve andare a contatto, deve infilare qui, perché così evitate magari di montarla alla rovescia. Non so come si potrebbe montarla alla rovescia, ma magari qualcuno ci riesce. Poi vi consiglio, montate una vite qualsiasi, mettiamo questa, poi dopo lo capovolgete un attimino e provate che tutti i pulsanti facciano contatto. Se sentite che scattano a modino, allora a quel punto lì, diciamo, lo stringete a modino a modino. E questa scheda è montata, e come vedete ci sono 5 viti, 6 viti per questa scheda qui. Ora proseguiamo con il resto. L'altra scheda da montare ovviamente non è questa, ma questa sarà l'ultima. Quella del potenziometro sarà l'ultima cosa che andremo a montare. Ora va montata questa scheda qui, che va in questo punto qui, ma non bisogna dimenticarci, prima di montarla, perché se ve lo dimenticate vi tocca rismontarla, di assemblare il connettorino. Questo ora non ci vedo, vediamo se riesco.
Ecco fatto, ci sono riuscito lo stesso, in maniera che poi lo potete rimontare. Questo è un connettore dove c'è l'interruttore d'accensione, la presa della cuffia e il ricevitore degli infrarossi del telecomando. Solito discorso, solo che qui c'è anche da fissare questo interruttore qui, questo supportino qui, diciamo, questa basettina qui, ce la farò a dirlo. E questa basettina qui ha due viti che sono diverse una dall'altra. Ci va una vite normale da quest'altra parte. Ecco, ha preso. Mentre da quest'altra parte ci va questa vite gigante che tiene fermo anche la presa della cuffia, in maniera che quando uno la preme la tiene bella ferma. Poi finisco di montare queste viti qui, ora non ve lo faccio vedere, e dopo montiamo insieme il resto. Un'altra cosa importante: se mettete le viti in una scatolina in maniera che non le perdete, se poi vi avanza una vite come questa, uno dice: ma dove non l'ho messa? Ecco, qua. Per carità, avrebbe funzionato lo stesso, però ovviamente mi sono accorto che mi avanzava una vite, e se avanza una vite vuol dire che da qualche parte non l'ho rimessa, e in questa maniera qui, così sappiamo che mancava una vite. Allora ora c'è da rimasto da montare questo potenziometro qui. Praticamente, se vedete, qui c'è una fessurina lì di lato, in quel punto lì, e lì c'è, diciamo, ovviamente il centrale del potenziometro. In questo caso qui, se vedete, c'è questa linguetta del potenziometro. Ovviamente la linguetta va nel foro e poi, una volta inserita, vanno spinti i due pettini. Qui non ci sono viti, ma si ferma ovviamente poi dall'altra parte con la vite del potenziometro. Rimetto le viti dei potenziometri e poi ci vediamo fra un pochino. Rimontiamo le manopole. E così poi ora possiamo provarlo. Ora va rimontato il frontale e questa volta ci vanno messe le vitine che l'altra volta qualcuno non ce l'aveva messe, e bisogna assicurarci, ora si vedono male, vi faccio vedere questa qui eventualmente, mi devo assicurare che questi contatti, che sono un po' rovinati, si vadino in realtà a inserire veramente dentro un modino, se no si fa solamente del caos. Sicché ora mi metto lì col ditino, che ci metterò il testone davanti, non vi faccio vedere. Quando lo fissate lo giro e lo chiudiamo con le viti. Ecco fatto, l'ho rimontato e diciamo i connettori sono bene infilati da tutte le parti. Ora, come vedete, se io lo vado a muovere non si muove, mentre prima, quando mi è arrivato, mancando le viti sotto, questo qui si dimenava tutto, e quello è stato il motivo per cui si sono rotti i supporti di plastica di questi connettori qui. Comunque così dovrebbe essere sistemato. Allora, i cavi che vanno al carico fittizio sono collegati. Scegliamo un ingresso e andiamo a fare le nostre prove. Io direi di scegliere come ingresso l'AUX. Mi sono ovviamente collegato con l'amplificatore al mio carico fittizio, quello grande, dopo magari proviamo quello con il wattmetro incorporato. Inquadro l'oscilloscopio.
L'oscilloscopio è su 20 volt per quadretto in divisione verticale, così diciamo guardiamo la potenza dell'amplificatore, poi controlliamo tutto il resto. Intanto la prima cosa guardiamo potenza e distorsione. Accendo l'amplificatore, scattato relè, alzo il volume e vediamo che sale, 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 sale. Andiamo al momento del clipping, che è questo. Praticamente in clipping va quasi a 60 volte picco picco. Calo un attimino, diciamo che non clippato è circa 58 volte picco picco, più o meno, poi lo vediamo meglio con l'altro wattmetro. Comunque sicché diciamo qui siamo oltre i 50 watt e l'amplificatore viene dato per 45 watt, sicché ovviamente rientra tranquillamente nelle specifiche. Ovviamente viene dato per 45 watt minimi, come vi dico sempre, non sono gli amplificatori di ora che danno un sacco di watt e poi danno numeri invece basta. Questi qui, i watt che dichiaravano, sono minimi, sicché non c'è da meravigliarsi se eroga qualche watt di più. Lo abbasso, lo mettiamo più o meno, che ne so, a metà potenza e ci attacchiamo sul misuratore di distorsione. E ora vi inquadro il misuratore di distorsione e guardiamo quanto distorge un canale e l'altro canale. Allora, sto inquadrando il misuratore di distorsione nella Bon-Ton. Qua c'è l'ingresso, qua andremo a leggere la distorsione, qui la frequenza che stiamo erogando all'amplificatore. Colleghiamo l'amplificatore, questa è l'uscita a sinistra. Qui c'è la frequenza, gli stiamo dando circa 1000 Hz più o meno, va benissimo, e come distorsione 0,03, poco più, nemmeno 0,04, rientra nelle specifiche. Tolgo il filo, metto l'altro filo del canale destro, contrassegnato il canale destro con un pezzettino di termorestringente rossa e più o meno anche qui siamo sotto 0,04, sicché diciamo la distorsione rientra più che nella norma. Collego un attimo il wattmetro all'amplificatore e guardiamo la potenza che ci dà il wattmetro. Allora, prima di passare alla misura della potenza con il wattmetro, io darei un'occhiata ai controlli di toni e tutto, diciamo, il resto che funzioni correttamente con l'onda quadra e con le altre cose. Allora, la prima cosa che volevo fare, se vedete ora il potenziometro del bilanciamento non ha più incertezze, non saltella più ovviamente, e la stessa cosa il potenziometro del volume, se vi ricordate, saltellava, faceva degli scherzi veramente strani. Ora praticamente è a posto. Stessa cosa per questo interruttore, che bastava toccarlo e spariva un canale. Questo interruttore che fa praticamente inserisce o disinserisce i toni. Ora, come vedete, è a posto praticamente, non fa più nessun, prima bastava toccarlo così e spariva un canale. Ora metterei l'onda quadra e controlliamo i controlli di tono che funzionino. Ecco, abbiamo l'onda quadra, controlli di tono in questo momento sono inattivi e infatti sto girando sia i bassi che gli alti e non succede niente. Inserisco il controllo di toni come attivo e questi sono gli alti e come vedete fanno la sua funzione. La stessa cosa dovrebbero farla con i bassi e anche questo funziona. Che diciamo i controlli funzionano. Mi organizzo per la potenza con wattmetro e ci rivediamo. Allora, questo è il wattmetro, è sulla portata 50 watt fondo scala. Il progetto del wattmetro lo trovate sul canale ovviamente, poi vi metto il link in descrizione.
e c'ho ancora qualche stampato perché li servisse, poi non li faccio rifare più, sicché chi li serve magari lo dovrebbe dire per tempo. Allora alzo qui l'amplificatore, il volume dell'amplificatore, alzo il volume dell'amplificatore, perché qualcuno mi ha detto come lo alzi? Che fai? Lo sollevi? No, alzo il volume dell'amplificatore e come vedete siamo già oltre 50 watt e non siamo neanche ancora, diciamo, clippati, sicché diciamo che questi 45 watt li eroga tutti. Andiamo su 100 watt fondo scala, se vediamo inizia a clippare ora e siamo a 55 watt più o meno, che diciamo che invece che 45 watt non clippati ce ne dà tranquillamente 50, sicché l'amplificatore rientra tranquillamente in specifica. L'amplificatore è rimontato e ora non mi resta che fare prima una prova d'ascolto e poi come al solito lo lascio in bruciatura qualche ora per vedere che non faccia diversi scherzi. E sicché anche questo amplificatore è ritornato a funzionare. Allora anche questo video è finito, l'amplificatore è stato risistemato e ha tornato, diciamo, a suonare come doveva suonare. È stato controllato, avete visto, per quello che andava controllato. Le prove sono state fatte e ovviamente è risultato pienamente in forma dopo la revisione e noi non ci resta che vederci al prossimo video, ma se il video vi è piaciuto, se vi piace quello che faccio e che condivido gratuitamente per voi, mi fate una cortesia se vi iscrivete al canale, così il canale cresce, io vedo che non solo che lo guardate ma che lo apprezzate e così sono più contento. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!